Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Un progetto che contiamo di continuare anche in futuro, ma andiamo con ordine, non spoileriamo. Ripartiamo da quello che vi abbiamo raccontato negli ultimi 3 mesi, nei primi 11, con questo 12 episodi, delle nostre pillole di coesione. In questi mesi vi abbiamo raccontato che cosa sono i fondi di coesione, ossia le risorse strutturali che l'Europa distribuisce ai Paesi membri per conseguire obiettivi comuni che vanno realizzati in ogni luogo dell'Unione. L'Italia, da qui al 2027, come tutti gli altri Paesi membri, dovrà diventare più smart, più ecologica, più connessa, più vicina ai cittadini e più inclusiva. Obiettivi che vi stiamo raccontando uno alla volta e che molto spesso si incrociano gli uni con gli altri, richiedendo una notevole quantità di informazioni per essere appieno compresi e anche percepiti nel territorio che ci circonda. Tutto questo ve l'abbiamo raccontato attraverso le pillole di coesione come questa, le storie di coesione che trovate sul sito www.eufactor.it e anche in onda sui nostri canali, e poi anche con le pillole radiofoniche a cura di Area Agi. Area è la prima e più importante agenzia radiofonica d'Italia, è nata nel 1983 e nel 1994 è diventata una cooperativa di giornalisti e poligrafici che si occupa di realizzare per oltre 200 radio locali 40 radiogiornali al giorno. Un grande lavoro che si integra in questo caso con il progetto EU Factor, rendendolo estremamente capillare. Allora Nicola, con le interviste che hai fatto ieri montiamo la nuova pillola, io direi di metterci la Tesei. Siamo ad Area, a Roma, la nostra sede qui in Piazza del Gesù, nel centro di Roma. Area è un'agenzia giornalistica radiofonica specializzata in giornali radio per le radio locali in tutta Italia, sono circa 200 radio. A EU Factor noi collaboriamo producendo le pillole radio, pillole di coesione naturalmente, dei piccoli podcast da 3 minuti che poi vengono trasmessi nei nostri notiziari sulle nostre radio in tutta Italia. Abbiamo parlato per esempio di università, di esperienze riuscite, di esperienze buone, di buone pratiche e questo insomma un po' quello che facciamo per contribuire a questo bel progetto che serve, lo sappiamo, a diffondere in Italia la consapevolezza che senza i fondi europei, senza i cofinanziamenti europei, tante cose buone non si potrebbero fare. Ora vi facciamo vedere proprio il lavoro di editing audio e quindi poi di realizzazione del prodotto giornalistico. Per il nostro speciale dedicato a come i fondi europei contribuiscono a realizzare progetti che rendono migliore il nostro paese, andiamo oggi in Umbria. Nei prossimi anni la piccola regione del centro Italia potrà contare su quasi 1.348 milioni di euro di finanziamenti europei, compresi quelli per lo sviluppo rurale, ai quali si aggiungono i fondi per i progetti del PNRR. Alla governatrice Donatella Tesei, intervenuta a un evento a Perugia dedicato proprio agli strumenti europei di sostegno allo sviluppo, abbiamo chiesto di spiegarci qual è in questa fase l'impegno della Regione per utilizzarli al meglio. Questo era il nostro focus dedicato all'Umbria, a presto con altre esperienze di buon utilizzo dei fondi europei. Ringraziamo Cristina Scarpa, la ritroveremo a Roma tra pochi giorni dove andremo a far visita all'Europa Experience, il padiglione dedicato al compianto Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, per realizzare la nostra 4ª storia di coesione. Vi abbiamo già riassunto le altre, 2 disponibili, quella sui laboratori aperti dell'Emilia Romagna e quella sul progetto DARE della Darsena di Ravenna, mentre in fase di completamento e sarà online tra poco, quella realizzata alla Rocca di Spoleto che ci permette di raccontare la strategia di coesione dell'Umbria, tutta incentrata sulla valorizzazione storico, artistica e anche naturalistica di una delle regioni più belle e più affascinanti d'Italia. Il
Il concetto chiave del progetto EU Factor è dunque quello della cooperazione. Non a caso la cooperazione, il mondo cooperativo, sono anche i nostri capofila. Il progetto EU Factor è strutturato nel presente, ha un occhio al passato e soprattutto guarda al futuro. Quindi andiamo a goderci un riassunto e anche una piccola anticipazione del senso di questo progetto assieme a Roberta Trovarelli, vicepresidente di Innovacoop e coordinatrice del progetto EU Factor, o come la chiamiamo noi, The Boss. Il movimento cooperativo è un movimento europeista. Se pensiamo agli obiettivi di policy di cui tanto stiamo parlando nel progetto EU Factor, l'Europa Green, l'Europa Connected, Social, vicina al cittadino, sono di fatto principi e valori che il movimento cooperativo porta avanti. Tante delle nostre cooperative partecipano ai fondi strutturali, si attivano su questo, hanno un grande impegno sulla sostenibilità ambientale. Il project leader è Innovacoop, che è una società del sistema che si occupa di fornire consulenza, servizi, progettazione europea, e poi abbiamo una serie di partner associati, fra cui la regione, fra l'altro ci ha dato il suo appoggio con Europe Direct, abbiamo un contatto diretto con il focal point dell'Università di Bologna a Forlì. EU Factor si propone di raccontare e di documentare, specialmente disseminare la consapevolezza di quanto l'Europa è vicina ai nostri territori, è vicina alla nostra crescita economica e sociale. Spesso non ce ne accorgiamo, spesso siamo condizionati dalle fake news o dalle impostazioni più o meno di parte, politiche, e quindi quello che noi vorremmo fare con questo progetto è proprio rendere consapevoli i nostri target, che sono la cittadinanza tutta, ma sono anche le nostre imprese, i nostri giovani specialmente, che l'Europa rende questa Italia migliore. Poi abbiamo una visione, e la visione sarà l'hackathon, e cioè i giovani, come possiamo coinvolgere i giovani nelle prossime politiche di coesione, dove stiamo andando, quali sono le loro esigenze. E quindi questo lo vorremmo estrapolare un po' attraverso il coinvolgimento di 50 giovani provenienti da tutta Italia in un hackathon di 36 ore, proprio indirizzato a come vedi la tua Europa, come sarà la tua Europa. Un format giocoso, che è quello di Scova la targa, perché siamo contornati da attività e finanziamenti che sono andati sui nostri territori, che sono connotati da una targa che noi non vediamo più, e quindi questo sarà un lancio che faremo appunto attraverso Instagram di scovare la targa. E poi abbiamo un'attività nelle scuole, specialmente aiutati e coadiuvati dalle radio universitarie. Abbiamo ovviamente delle aspettative, delle prospettive future, abbiamo già partecipato al secondo bando, speriamo bene, e lì vorremmo assolutamente fare un salto di qualità e connetterci insieme ad altri paesi europei, di ampliare il nostro sguardo e di coinvolgere specialmente tanti giovani giornalisti, specialmente quelli che emergono dal concorso indetto in onore di Antonio Megalizzi e Bartek Niczewski. Ringraziamo Roberta e tutti gli altri nostri partner. La settimana prossima ci occuperemo di opportunità europee con alcune ragazze e ragazzi che grazie alle loro qualità e alla loro propensione verso l'Europa andranno lontano, però per il momento dobbiamo salutarvi. EU Factor termina qui.